5, 3, 2, eccolo, siamo in live. Ciao a tutti, ciao ragazzi, come state? Allora, avrei bisogno che mi dite se si sente, se mi sentite. Beh, io ti sento. Yo te siento también buenísimo. Entonces, Edi Macherozzi, ciao Nati, Natalia Cristoforo Vicenti, Svetlana Janskevich, come si dirà? Ciao Cosimo, come stai? Ciao Lucio, dopo ci sentiamo, eh? Ciao Marcela, Nati, Letizia, ciao Manu, dottoressa come va? La mamma come sta? Ciao Donna, ciao Rosa Rubia, Marco Passini. Voi sentite a Sebastian? Sebastian, io ti Io sono sento. qui. Ok, sentite, ecco, lo sentiamo anche a Sebastian. Ok, va benissimo. Intanto, ragazzi, vi dico che stiamo andando avanti con la raccolta delle domande, quelle più infelici. Secondo me stiamo facendo un bel lavoro perché avevamo fatto delle raccolte bellissime su quelle domande che dopo in una puntata lo vediamo. Che altre cose vi dico? Eccolo, ciao Laura, Nati, ciao Sandra. Sì, si sente benissimo. Ok, va benissimo. Te come stai, Sebastian? Stai bene? Beh, ci provo di passarla bene e di fare qualcosa di produttivo in questi tempi di isolamento, di quarantena. Mm. Tu dove sei esattamente adesso? A Mosca, A Mosca. a Mosca, sì, 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 sì. Per me la quarantena è una cosa molto, molto dura davvero, perché sono una persona che non piace rimanere a casa e Mm. non piace aspettare che altri fanno per me. Io devo sempre Mm. fare qualcosa per se stesso. Questi tempi si mi ha complicato, all'inizio si mi complicava molto, soprattutto con i tempi, no? Con gli orari, perché mi svegliavo la mattina, cominciavo a fare le cose e a un certo punto mi rendevo conto che le ore non passavano e io ero ancora a casa. Allora, la prima sfida è stata quella, di abituarmi al fatto di non avere l'abitudine di andare fuori a fare le cose in strada, ma ho dovuto crearmi un'agenda dentro di casa. Sì. Perché se non ti crei l'agenda di casa sei morto, eh? Sei morto, eh? La depressione comincia. La prima settimana è stato difficile, ma dopo mi sono abituato. Da quanto tempo? Ciao Sergio, come stai? Da quanto tempo siete in lockdown Io, lì? io sono in quarantena dal 12 marzo. Io, perché io sono arrivato il 11 marzo, Putin, il ministro della salute, annuncia che tutti quei passeggeri arrivando da certe destinazioni, no, certi punti geografici, saranno messi in quarantena, no? Mm. Allora io arrivavo di Germania e l'11 lui ha detto questo, io il 12 arrivo. Allora la mia quarantena ha cominciato per me Sì. 14 giorni. Il giorno numero 12 loro annunciano che comincia la quarantena in Mosca. Allora io ho 2 settimane in più che tutti gli altri. Ora io sono da il 12 marzo in quarantena. Caspita. Sì. In questi tempo, come ti sei organizzato te? Ti dicevo che la prima sensazione è stato prima la sfida di organizzarmi a me stesso, no? Organizzare i miei tempi, che i miei tempi erano sempre organizzati in base a 2 attività: l'attività fisica, andare in palestra, e dopo l'insegnamento, no? Il contatto fisico con i miei allievi, no? Tanto lezione privata come lezione di gruppo,
e le mie pratiche, il ballare per me stesso. Sì. E allora, non avendo questo, la giornata è stata... Ma subito mi sono messo gli obiettivi. Io credo che l'essere umano, si vuole progressare, deve mettersi obiettivi, non aspettare nulla da nessuno, no? Degli amici, della famiglia, del governo. Se tu vuoi fare qualcosa di buono in questa vita, chiedetelo a te stesso prima, e dopo verrai se gli altri ti accompagnano o no, no? Mm. C'era un maestro mio di filosofia che diceva: guarda, da volte neanche il clima ci accompagna. allora, allora cosa aspetti? Infatti. Vada avanti e spinge il carro da solo. Bene, ho cominciato a cantare, ho cominciato a scrivere musica, a comporre, no? Una cosa che sempre mi ha appassionato e sempre ho avuto paura di farlo. E, c'è una persona che mi ha detto: paura di cosa? La paura si può sentire finché hai cominciato a provare. Quando cominci a provare, la paura non esiste più. Allora è vero, allora ho cominciato a farlo. Ho già fatto 7 brani. Hai scritto te 7 brani? Ho scritto 4 e 3 Sì. sono brani che sono adattazioni o del rock nazionale argentino Sì. o della musica, la musica russa. Mm. Caspita, bello. L'altro giorno c'era credo che c'era una specie di registrazione te insieme a un chitarrista che avevo visto. A Fitness, sì, sì, sì. Bello. Sì, sì, A sì, sì, Fitness. sì. Ma tu hai cominciato a studiare adesso canto, hai cominciato a cantare, mi potresti parlare questo un pochino? Io diciamo questo, no? Che ho avuto la fortuna di avere dei maestri che da giovane già mi avevano spiegato che io avevo due strade, no? Mm. Davanti da me. La strada o del ballerino popolare, no, dell'artista popolare, perché io sono arrivato all'arte attraverso del tango, o la strada dell'artista universale. Ora io dovevo scegliere e questa scelta dovevo farla già da piccolo, mi hanno detto. Mi potresti definire quelle due differenze, quei due concetti? E l'artista popolare è il 99% di tutti gli artisti di tango. E l'artista universal, no. Diciamo, bene, un artista popolare, Juan D'Arienzo, un artista universal, Astor Piazzolla. Un artista popolare, con tutto il rispetto, chi merita l'artista popolare. En la danza di tango, no? Javier Rodríguez. Un artista universal, no, chi ti parla adesso, o Ciccio Frumboli, sono delle persone, Pablo Verón, artista universal, è una persona che non si sente all'agio dentro dell'ambito popolare. Perché? Perché piace, sì, piace che la gente ti dica: stai ballando bene, mi piace quello che fai, ma tu non lo fai per questo ambito, tu lo fai per una questione che va oltre il tuo essere, no? Tu cerchi di essere trascendentale attraverso il tuo arte, parlare, dare un'opinione. E quando uno dà un'opinione non sta aspettando che gli altri dicano: ah, bravo, bravo, hai detto qualcosa di interessante. No, quando tu dai un'opinione stai cercando di fare vedere agli altri come stai vedendo la vita tu, no? Sì. Allora l'artista universale ha una visione diversa che l'artista popolare. L'artista popolare ripresenta la voce del popolo, no? E l'artista universale è molto più utopico. Molte volte va contro di quello che dice il popolo. Provoca, apre domande, chiede domande. Ma senti, seguendo questo concetto che hai sviluppato adesso, tu come vedi, cosa pensi quale sarebbe il futuro del tango? Quanta possibilità c'è di sviluppare ancora il tango come arte? Prima di tutto dobbiamo dividere il tango in tutti i suoi generi, no? Esiste la danza, esiste la musica, esiste la plastica del tango argentino, esiste la letteratura. Allora, prendendo ognuno di questi referenti espressivi,
possiamo dire che è la danza del tango che è più indietro di tutte le altre espressioni artistiche dentro del tango. Allora non è tanto il tango in sé che uno deve analizzare, pensare, no? Ha spazio ancora il tango per evolvere dentro della storia universale come un'espressione di un popolo che è diventata globalizzata, no? Che è diventata vox populi. La danza è molto dietro, ma la musica non è dietro. La letteratura non è dietro. Pensaci che anche Pablo Neruda leggeva i poemi di Omero Mansi, ti sto parlando di Pablo Neruda, no? Uno dei più grandi poeti, no? del siglo XX. Allora, nel tango abbiamo come lavoro letterario abbiamo delle persone come Horacio Ferrer, no? Il creatore del surrealismo del Sud America. Allora un tipo, no? Che per pensarlo così scriveva come faceva dei dipinti di Sarli, volevo dire. Dalì, no? Faceva dei dipinti come Dalì, con le parole, che ha creato una specie di mitologia tanghera. Il creatore del duende, no? Interessantissimo, il creatore del duende del tango, tanto come c'è il duende del flamenco, è stato il signor Orazio Ferrer, il maestro Orazio Ferrer. Ora, io penso che il tango ha tantissimo spazio, ma c'è un problema, la testa dei tangheri, quello è il problema. Sì, inizialmente quando... Di ballerini, scusatemi, di ballerini di tango. Sì, No, sì, di tangheri. credo che... Ma come... Perché ritieni che sia il problema nella testa dei ballerini di tango, Sebastian? È perché il problema non c'è in piedi. I piedi ballano bene, la testa chi pensa male. Ma pensi Ma che i è piedi una... non pensano, pensa la testa. Esatto. Allora poco importa che tu balli bene se stai pensando male. O ti basta muovere bene le gambe per dire bene, sono una persona di culto, sono una persona coltivata, sono una persona di cultura. Se pensi che solo muovendo le gambe sei una persona di cultura, andiamo male, molto male. Senti, adesso me ne vado un attimino per un'altra strada perché vorrei avere un po' dei dati della tua vita. Settimana scorsa Sì. avevo parlato con Mariana, avevo fatto una charla con Mariana che è stata molto interessante. Diciamo che ehm, voi artisticamente siete inerente. Allora vorrei capire del tuo punto di vista delle cose che lei non ha detto, cioè tu Non quando... voleva dire, vuole mettermi la responsabilità a me e io non ce l'ho problema, ce l'ho la pelle, abbastanza Sì, 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 tosta. se capisci che non ti fai il problema a te No. in essere chiaro. Mm. Senti, tu quando hai cominciato a ballare? Sì. Quando? Sì. Avevo 8 anni, tantissimi anni fa, o 40. Mm, mm, mm. Mm. Dove è stato? Mi racconti come mai hai cominciato a ballare? Sì, ero piccolo, i miei genitori si erano divorziati, no, separati. Mm, Il mio padre doveva prendere cura di me nei weekend, mm. ma lui aveva una nuova fidanzata, allora lui voleva farmi fare qualcosa in quel tempo che aveva a condividere con me perché io lo annoiavo. Allora mi ha messo a fare i dipinti, la musica, la danza folclorica e nulla mi piaceva. Il mio padre è stato un grandissimo artista marziale, era ottavo dan di Karate Do e boxeador, Caspita. e anche Ah, boxeador. sono solo 8, no? Sono 8, sì. Lui Ok. aveva fatto anche i seminari in Giappone, per farti Mm, un'idea, no? A mm, mm, Okinawa. mm. Allora, scusa, lui insegnava in un posto, un Volver si chiamava questo posto, aveva una sala, e dopodiché cominciavano le lezioni di tango, no? Allora io una volta ho visto lì dietro una porta le coppie che erano vestiti come sono vestito adesso io, tutto nero, tutto nero. E beh, adesso io non ce l'ho i pantaloni, ce l'ho i short, come ho messo Mm. questo qui per essere un po' elegante, basta.
Ma sì, io sapevo che tu venevi con la maglietta, venevo anche io con la maglietta. Bene. Sì, sì, io... Allora, allora ho visto queste ballerine e mi è piaciuto subito una cosa che non avevo mai visto, non conoscevo io. Non conoscevo e che era un uomo tenendo in braccio la donna senza violentarla, perché a casa c'era la violenza. Allora, subito mi ha chiamato molto l'attenzione questo e mi è interessato e l'ho detto al papà, l'ho detto al babbo, guarda, io voglio ballare la danza del Zorro, perché per me erano tutti vestiti come il Zorro. Allora è lì che ha cominciato tutto. grande. Ma non per il ballo, ma per la sensazione di quello che vedevo io fra un uomo e una donna. Mm. Sì. Non per il ballo. I tuoi primi maestri chi sono stati? Non si conoscono, ma uno dei miei primi maestri abita adesso a Barcellona, Jorge, ci sono stati di altri. Adesso neanche mi ricordo, c'era uno che si chiamava Luis, i cognomi non me li ricordo io perché ero molto piccolo, Sì. non li chiamava per cognome. C'è un altro che abita anche qui, è sposato una russa, Diego Arizaga. Dopo ci sono stati tantissimi maestri famosi, no? A cui ringrazio da tutto quello che avete fatto per me. Archimbau, con Gloria, il maestro Juan Carlos Copes, dopo ci sono stati i miei maestri milongheri, no? Dispari che ha preso cura di me per tantissimi anni, ballando io con Geraldine, loro mi hanno insegnato molto e mi hanno aperto il mondo della milonga, no? Un mondo molto specifico, de principi molto forti Sì. e molto davantica allo stesso tempo, no? Ma che erano da rispettarsi in quell'epoca perché io ero piccolo e non c'erano piccoli, no? Vale qui acclarare che la nostra generazione è quella di Geraldine, lo ha detto credo Mariana, Geraldine, Gabriel Misé, Sebastián Misé, Andrea Misé, Estelita, y l'altro non mi ricordo come si chiama. Y Diego Di Falco, Natalia Hills, i fratelli Galera, tutta questa generazione, la primissima generazione dei bimbi nel tango, la primissima, non esisteva prima di questo. Perché il tango nella década dell'80, dopo il ritorno alla democrazia, ritorna lentamente alla vita degli argentini, il tango, no? I milongheri cominciano a uscire ancora in milonga, ma era la prima volta che l'Argentina aveva questa wave, questa nuova onda del ritornare alle musiche popolari perché avevamo bisogno del ritrovarsi con l'identità nazionale. E allora i bimbi sono stati permessi in milonga, no? La Peña, bueno, la Peña è sempre stato molto più familiare che la milonga. E noi siamo stati i primi, i primissimi. Oggi ballano anche i bimbi, ma in quell'epoca... Bene, così è cominciato. Senti, il momento che tu hai, cioè, hai visto che, non so se lo hai deciso, se è capitato a caso, che diciamo che il tango sarebbe stato una professione per te. E guarda, io non ho amato il tango finché avevo 26-27 anni. Io ti dico, io da che avevo 8 anni fino a che avevo 18, per me il tango era una questione solo di un gioco, era un gioco, e anche se mi pagavano per fare l'esibizione, era un gioco, un bel gioco, ma soprattutto per conoscere le donne, no? Perché io andavo da 8 anni fino a 18 anni andavo in scuola solo di uomini, solo di uomini. Ora io ero più figo dentro la scuola perché io parlavo alle donne e non solo alle ragazze, alle donne. Allora per me era tutto un gioco, no? Dalle 8 anni fino a 17-18 anni io continuavo a giocare al calcio, fare lo sport, le arti marziali, il box, chiedevo il babbo chiedevo sempre di fare qualcosa di sportiva, no? Di essere maschio, diceva lui, Sì. no? Perché il ballo ti può rendere, no? Un po' strano, diceva lui.
un padre molto, molto davantica. Allora io continuavo a praticare lo sport, facevo le cose, finché decido di studiare in università e questa scelta doveva essere fatta. Allora la mamma ha detto, beh, devi deciderti perché non puoi fare tutto. Allora in quel momento ho fatto la prima applicazione per fare parte dell'Istituto del Teatro Colón Sì. a Buenos Aires, e mi hanno refutato. E mi hanno refutato molto male, mi hanno refutato. Ma non voglio raccontare la storia perché mi fa male. Ogni volta che la Mm. racconto, si trova in internet, cercatelo Sì, ragazzi, non fate infatti niente. quella cercatela perché c'è, sì, 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 io Sì, sì, l'ho visto, sì, esiste, sì. esiste. Esiste un momento molto emozionale perché ricordo anche la mia mamma, tutto quello che ho fatto dopo di questa intervista. In quel momento ho capito che se io volevo studiare arte, perché io volevo studiare arte e a me mi piace l'arte. Per me il tango è il mio mezzo di guadagnarmi i soldi, ma io amo l'arte, non è che dico vivo per il tango. Mi piace il Mm. tango, mi piace molto il tango. E, e vi dico che sarebbe molto difficile per me di vivere senza tango, ma non è impossibile per me fare arte senza tango. Questo che rimanga sempre chiaro, perché è così e sarà sempre così. Allora io le ho detto: "Mariana, io voglio studiare arte, allora io devo andarmi perché, qui non c'è nulla". L'unica cosa che io sapevo fare lavorativamente, come lavoro, era ballare tango, perché dalle 8 anni fino a 18 anni io ballavo solamente tango. Allora già mi pagavano. A 18 anni non avevo neanche, la conscienza, la consapevolezza, Sì, però. di dire: "Bene, magari mi metto a fare di altri tipi di lavori e mi pago un'università privata", no, come me l'aveva proposto Mariana. Mariana lavorava in McDonald's, faceva di altre cose, no, noi Mm. lavorando nelle case de tango, no, in quel momento per me non era como troppo lontano lavorare ad un'altra cosa, no, perché male o bene il tango, diciamo non mi annoiava. Sì, ma non lo amavo, non è una cosa di vita o morte, no, Mm. potevo anche non farlo, e cantare o suonare musica o ballare di altri balli. Allora, c'è uscito in quel momento una tournée con una compagnia di ballo, e io mi ricordo ancora, a Mariana, eravamo da soli in un albergo e le ho detto: "Preparati perché noi non ritorniamo". E lei rideva: "Ma tu sei pazzo?" Io: "No, non ritorniamo. Io non Sì, ritorno". Mariana dice che siete usciti per 3 mesi e siete tornati dopo tanto. Siamo usciti per una gira, per una tournée, e la Mm. tournée aveva solamente 2 città. Una presentazione in Hong Kong e credo che erano un paio nella città di Macao. Allora eravamo usciti per 3 giorni infatti. Ma perché lei dice 3 mesi? Perché infatti io collegavo un invito che avevamo per aprire una scuola a Seul con queste date. Allora io dicevo: "Bene, io finisco quel lavoro, aspetto, dai miei soldi aspetto e dopo vado a Seul". Le cose hanno funzionato abbastanza bene, non abbiamo dovuto aspettare, ci siamo direttamente andate a Seul e ci hanno preso, no, come i figli diciamo. E abbiamo Sì. vissuto a Corea, perdona, a Seul, per tanto tempo. Credo che sono state 6 o 9 mesi, non mi ricordo. Esatto, sì, sì, nella realtà non mi ricordavo esattamente quanto Mariana mi aveva detto, ma aveva detto siamo andati per poco e siamo tornati dopo 9 No, mesi. lei t'ha detto bene, per 3 mesi, perché 3 mesi dovevamo essere comunque, perché Ah, perché era il tempo che ti prendeva il visto, diciamo, mm, no, io ecco, potevo essere in Asia facendo i giri così 3 mesi. Dopo se mi finiva il visto io dovevo ritornare. Allora no, l'ho detto bene, 3 mesi, ma sì. infatti 3 mesi di lavoro erano 3 giorni. Che non è lo stesso. Senti, ci sono tanta gente che ti saluta dopo Non li vedo. Ah, devo aprire Facebook, no? No, no, sì, potresti aprire Facebook, ma Non farà eco? no, sì, ti fa eco, si lo apre lì, per quello non te lo, meglio di no, però dopo della Bene, non registrazione apro, potrai, sì, non meglio apro, non apri perché non apro. ecco, però comunque dopo li potrai vedere a tutti.
Senti, allora avete fatto questa gira, secondo quello che diceva Mariana, diceva Sebastian è uno che sempre ce l'aveva molto chiara, lui sempre guardava molto avanti. Sei uno, diciamo che sei uno strategico te, sei uno che riesce a pianificare le cose. E, non nella mia vita, ma sì nel mio arte. E come il mio arte è la forza che sta guidando, che ha guidato sempre la mia vita, Mm, allora sì, sì, ma non è la vita che programmo, è l'arte che programmo. Io so mm, quello che voglio sentire e quello che voglio esprimere nel mio arte, no? So quello mm, che sto cercando nel mio arte, no, non ce lo dubbi. E la mia vita si accomoda per creare quello, perché infatti al momento in cui ho cominciato a ballare, tutto questo che sta succedendo, grazie al lavoro nostro, come il lavoro insieme di un paio dei nostri colleghi, che sono anche artisti universali, no, non esisteva. Questo nella decada dell'80, no? Chi lo pensava? Chi pensava a mm, ballare tutti gli stili? Chi pensava a ballare Piazzolla in un'esibizione improvvisando? Chi? mm, mm. E adesso che hai parlato di Mhm. stili, Mhm. io mi ricordo sia in qualche vostra lezione che dopo vi ho sentito parlando, anzi, la prima volta che io vi ho visto, mi ricordo che c'era qualche amico che mi ha detto, questi, riferendosi a Mhm. voi Mhm. nel nome Sì, nuovo sì, 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 spettosi, sì. no? Sì, sì. Ehm, sono una coppia che hanno mille sfaccettature, hanno molti ricorsi. Era un periodo che era un periodo no, in realtà io alla epoca non avevo trovato, io ti parlo di straniero, non avevo trovato tante coppie che riuscivano a chiudere, aprire, fare dei movimenti, avere tanti strumenti. Come mai sei arrivato a queste tango 360 gradi, lo metto così, invece di sempre chiuso, sempre aperto? Ehm, Guarda, io molto, molto importante, credo, a chiarire le progressioni di studio, no? Dentro della storia, la storia contemporanea del tango argentino. Eh, il tango nuovo o la tendenza di tango nuovo, la tendenza di tango nuovo, è una tendenza soprattutto di studio, in cui il tango diventa molto più concettuale e diventa un obietto di studio formale. Allora, qual è la differenza? Che i vecchi milongheri, i nostri predecessori, i nostri maestri, i vecchi maestri, prendevano la trasmissione socioculturale del tango argentino di un'altra maniera, doveva essere un scambio familiare. Allora, prima di tutto tu dovevi ingressare al circolo di fiducia di questo maestro, venire mm, alle milonghe dove va lui, venire alle pratiche dove viene lui, dove insegna lui, avvicinarti da poco, no? Guadagnare il suo amore o la sua stima e magari dopo un paio di anni lui ti insegnava il passo che fa lui da 70 anni, ma non ti spiegava il come lui era arrivato a quel passo. E soprattutto ti chiedeva di farlo esattamente come lo aveva fatto lui tutta la sua vita. Allora, cosa succede? Questo passaggio di informazione attraverso le generazioni diventa un paradigma. Tu lo stai facendo ma non sai perché. mm, Allora, la mia generazione, non la mia generazione, questo gruppo di 4 tipi, sì? Hanno fatto una cosa meravigliosa, hanno preso il tango fuori dal paradigma e hanno detto, bene, come si studia il tango a partire dalle informazioni che abbiamo, le mettiamo tutte insieme come se fosse un solo tango. Mettiamo a Portalea insieme a Pupi insieme a Petaca insieme, e li mettiamo tutti nelle stesso laboratorio. Diciamo bene, loro fanno parte dello stesso. Allora, troviamo i nominatori comuni, troviamo gli elementi che fanno parte di questa danza e cominciamo a fare decorticarlo, si dice in spagnolo. sì, sì. Una conseguenza di questo, perché non dobbiamo allontanarsi del progresso tecnologico, avevamo i videos, sì, all'epoca avevamo già il VHS. Allora, il fatto di vedere e fare con il tuo proprio corpo cambia quello che si chiama
en la coordinación neuromuscolar, cambia il rapporto di distanza. Sì. Cambia il rapporto di distanza. Perché? Perché tu devi riprodurre quello che vedi nel ballerino. Ora hai bisogno dello spazio per vedere il ballerino dentro di te. Non puoi farlo un abbraccio chiuso, impossibile. È impossibile. E non importa chi mi contraddice questo, ve lo dico, bene, non mi capisci, fa una cosa, ti faccio vedere un passo, un abbraccio chiuso, voglio che tu lo riproduci a casa senza aprire l'abbraccio. Impossibile. È impossibile. Per poter creare l'immaginario di quello che è in 3D fuori di te, dentro di te, hai bisogno di distanza. Questo tipo di studio o questo tipo di, diciamo, di trasmissione di conoscenza, no? Una trasmissione che cambia, no? Adesso era l'elemento esterno, il video, Sì. io e la idea del maestro che voleva rappresentare. Aggiunge un elemento che non era mai stato spiegato nella storia del tango argentino, la distanza. Mai. Nessun maestro ti spiegava, nessuno parlava di distanza, nessuno. Allora non c'era più l'uomo, la donna e l'abbraccio, era l'uomo, la donna e l'abbraccio e la distanza. Sì? Sì. Bene. E a partire dagli anni 2000 la tendenza, quando tu, immagina, se io ti insegno a improvvisare il jazz, no? Improvvisare il jazz. E tu lo capisci, dici, bene, nel piano mi hanno insegnato tutto, ce l'ho tutti gli strumenti per improvvisare e esprimermi. Ci sono due tendenze, la tendenza di chi prepondera, no? Che le dà più di importanza alla sua ricerca espressiva, la sua. E dopo quelli come io dice, beh, andiamo un po' indietro, perché magari ci abbiamo dimenticato qualcosa. E ci eravamo dimenticati qualcosa. Dentro della formula, io parlavo con i miei colleghi, dicevo, dentro della formula ci stanno dicendo, quelli vecchi, ci stanno dicendo che ci manca qualcosa, ci manca l'elemento emotivo. E l'elemento emotivo ha molta relazione con quello che si denomina la testura del ballo. E la testura del ballo, dentro del tango argentino, è determinato per la maniera in cui si tengono i ballerini. Si tengono vicini, ma vicini ci sono 1000 maniere di tenerla vicina. Sì o no? Vicina con i dita che entrano nel suo corpo, vicina appena toccandola, come fa Javier, no? Che appena la tocca anche i dita vanno fuori, no? Non voglio toccarla, la rompo, no? E dopo c'è tenerla vicina, come la tiene, no? Johnny e Clarissa, no? Che la tiene vicina, non la lascia andare. Allora sono altri tipi di forze espressivi. Ora, la mia ricerca ce n'è andata in quel senso. Ho detto, bene, ragazzi, va bene creare di nuove forme, ma c'è una cosa che stiamo dimenticando. La emozionalità del tango è basata sulla maniera in cui si tengono. Sebastiano, scusami un attimino per riuscire a capire, a cogliere bene il concetto. Prima stavi dicendo, sì, ragazzi, sta andando bene, ma i vecchi ci stanno dicendo che manca. Cosa dicevano effettivamente? Quali erano le critiche costruttive che vi facevano? Che non ballavano tango. Così? Non ballano tango. Per noi era tango. Allora c'è una cosa che è molto importante, credo che è la lotta contro l'ego, è la lotta che non ha potuto vincere Piazzolla. Allora, se tu vuoi davvero di standardi che sono di artisti universali, a me piacerebbe essere meglio che Piazzolla e non arrivare a Piazzolla. E devo rendermi conto che io come musicista non sarò mai come Piazzolla, ma come ballerino posso essere all'altezza di questo. Ora, c'è una lotta interna che Piazzolla non ha potuto vincere, è stata la questione di l'ego, quando le hanno cominciato a dire che non balla tango, che non suona tango. Sì. In quel momento la presentación del dilema dei maestri di orchestra era chiara, non stai lavorando bene con l'ensemble, hai fatto una cosa senza utilizzare l'ensemble tipico. Allora stai cambiando il formato intero di quello che si presenta come tango argentino da 50 anni. Sarebbe lo stesso che hai fatto il tango nuovo, lo stesso. Abbiamo cambiato la forma. La maniera in cui si trasporta il tango e l'abbraccio non esiste più. Sì, esiste la distanza, ma allora non è tango. È quello che ho interpretato io ai miei 26 anni. Sì. Allora ho detto, bene, se loro stanno dicendo che non sto ballando tango, devo ascoltare e cercare a pensarsela come se la pensano loro. Come la pensano loro. E i Milongheri avevano un'improvvisazione e un ballo che era esclusivamente la sintaxis del tango che loro presentavano. Era sempre basata nel lavoro sensoriale.
vení, vení, mirá, mirá, toca, así, 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 ¿ves? Sentí, 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 e basta. Non c'era asse, appoggio, energia, dinamica, tutti gli elementi di visualizzazione concettuale esterna, no? O sì. orientazioni geometriche, non esistevano. Allora, in quel momento, no, la ficha di Arce, dico, ah, merda, questi stanno parlando di una ricerca del lavoro di forma uguale textura, uguale lavoro sensoriale. Perché il tango deve essere emozionante. Bene. Così è arrivato. Non è sono ispirato in Piazzolla e quello che lui non ha, al mio analisi, non ha potuto Sì. superare. Sì, sai che è molto... Adesso ci stavo pensando con quello che mi dicevi della conformazione de Piazzolla, che sì, è stato criticato perché non era tango, perché ha messo tante altre cose, al di là delle sue competenze musicali, no, come strumenti, ma qualcosa di simile dal punto di vista degli strumenti è capitato ai primi anni del tango, prima di entrare al bandoneon, no? È una domanda che mi fai? Sì, faccio una considerazione. Prima di arrivare il bandoneon al tango, cioè che c'era flauto, che c'era chitarra, cioè il bandoneon è arrivato e non era un tango nuovo, è stato accettato molto bene, però sicuramente la strada è stata quella, invece Piazzolla ha rivoluzionato tutto completamente e allora lì si è stato fortemente criticato. Io penso che tutti i cambi che sono stati dal prototango, no? Iniziando dal prototango, iniziando da Rosendo Mendizábal, di Ángel Villoldo, che sono di parole di tango con connotazione sessuale, anche se non sono state composte in bordello. La gente pensa che sono... No, avevano connotazione sessuale, ma no, non c'è prova di che sono state composte in un bordello, non c'è prova. Di questo passo al passo del primo tango, diciamo, registrato in partitura, l'Entrerriano, dobbiamo pensarci una cosa, no? Un attimo, che erano passati 2 anni, non è che sono passati 40. Allora c'è un punto di statica nell'evoluzione del tango argentino e quel punto di statica comincia dopo lo sviluppo degli arrangiamenti. Comincia un'epoca in cui altro che di quel che brani, come il brano Recuerdos de Bohemia di Aníbal Troilo, che dura 5 minuti, 8 minuti, non so quanto dura, ci sono stati pochi movimenti rivoluzionari. Allora, c'è stato, guarda, pensalo così, 19, se non mi sbaglio, 1912, no? La registrazione di Ángel Villoldo, il Choclo in chitarra. Sì. 1914, l'Entrerriano. 1917, Mi Noche Triste. E così posso continuare, eh? I cambiamenti, 1920, viaggia Fresedo agli Stati Uniti per fare i primi enregistramenti, per registrare i primi tanghi, sì, con arrangiamenti. E all'inizio dei 30 già comincia il giovane De Caro con il suo quartetto. Allora i cambiamenti, vedi che sono passati dentro dei 30-40 anni così, ta. E dopo c'è un momento di statica nell'evoluzione del tango argentino. E è quello che non è piaciuto. Non è piaciuto perché Piazzolla ha rivoluzionato davvero tutta un'armonia socioculturale di apprezzazione di quello che si chiamava la musica del tango. Sebastian, andiamo avanti. Senti, tu come ballerino vai a fare l'esibizione. Come te vivi il momento pre-esibizione, dal punto di vista di stato d'animo? Come Sebastian prima di entrare in pista a fare un'esibizione? Mi viene voglia di dormire. Oh cazzo. Mi vuole dormire, si mi rilascia il corpo, comincio a non so come si dice questo, bostessare. Sì, a bostessare. Sì, non so come si dice, però va così. Sì, a bostessare. Mi viene di calmare a Mariana.
mi viene di calmare a Mariana, perché a Mari le viene tutto l'opposto, le viene il stress, le viene la responsabilità. Mm, Mari è molto più ballerina di me, no? mm, Lei è ballerina, ballerina. Diciamo, se Mariana non ha fatto le prove prima di ballare, si sente in manca, no? Che qualcosa gli manca, che non è stato molto onesta nel suo lavoro, capisci? E io sì, sono, io percepisco questo come un atto di arte. E l'arte lo puoi praticare, ma puoi fare arte anche senza praticare. E mm, l'arte è un'espressione dell'anima, no? E essere sincero con te stesso e dire, bene, non ho praticato e io sono questo, meglio di questo non sono oggi. Bene, ma sono sincero, basta, no? E sì, questo lo ammiro comunque, molto della Noelia Hurtado, no? Da Noelia, geniale in quel senso, Noelia, no? Sincerissima, sì. no? Ci sono pochi artisti di quel tipo nel tango oggi, pochissimi. Ma effettivamente diciamo che tu balli da una vita, a prescindere che il tempo non giustifica il livello, al mio avviso sono due cose completamente diverse, però diciamo che stavo parlando con Mariana, già con il vostro background, anche senza tantissima pratica, comunque già partite da un livello sempre molto alto. Allora, diciamo che potete permettervi di non praticare, perché comunque tu sei a Mosca e lei è Mhm. A Cagliari. Allora, sei uno che si tranquillizza quando arriva l'esibizione. E questo sono in 5 minuti prima di fare il ballo. Ma questo non è la relazione che io ce l'ho con il nostro pubblico, no? Il nostro pubblico per me è sempre rispettato, ma noi abbiamo un altro tipo di sistema di preparazione, diciamo, tecnica prima di fare un'esibizione. La prima cosa che faccio io dal mio fianco, non posso parlare per tutti e due, no? Parlo per Certo, me, no? Ed è capire tanto la, mh, la forma del brano come la sua textura, no? Scegliamo il brano insieme a Mariana, ma io prendo la responsabilità di capire forma e textura del brano. mm, E dopo ingresso al personaggio, generalmente io ho bisogno più o meno di 2 ore per ingressare al personaggio, no? Io non posso, diciamo, scendere in milonga, sedermi con tutti i maestri, parlare con tutti, ascoltare e che mi dicano adesso balla Sebastiani, mi metto in piedi e ballo. Io non posso fare questo, ho bisogno di creare, una mistica dietro del personaggio, no? sì, Perché lo considero un atto artistico. E l'arte artistico, come ti ho detto all'inizio, no, dipende dal duende, no? Dipende da questa specie di anima che scende, di anima o canale che tu stai creando con Dio, non so, con il passato del tango, chiamalo come vuoi, ma in quel momento tu devi abbandonarti di chi sei, perché se sei consapevole di quello che stai facendo, balli cagato, balli preoccupato, no? Cominci a mm, pensare alle svalli del tempo presente, del tempo reale, no? Se sei scivolato ti pensi a quello, no? Se la tua partner non ha capito, no? Sei in questo invece di essere, no, possesso per il tango. La idea sarebbe diventare possesso e questo prende un certo tempo. A me mi prende un paio di ore, no? mm. All'inizio, quando ero più giovane, bevevo, no? Prendevo, no, un whisky, un ron, ma mi sono reso conto che da volte, no, una bottiglia di whisky non toglie le preoccupazioni. Allora, o i litighi dentro della coppia, se sei litigato, no, e devi ballare comunque con lei, l'alcol non lo aiuta. Allora ho cominciato a fare un lavoro di testa, no, più attorale, che mi è funzionato molto di più. E faccio soprattutto quello, no? Costruzione del personaggio, mi prendo il tempo, 2 ore, e prima di questo ho, da volte all'inizio di quella preparazione, percepisco forma e textura del brano. Ok, diciamo che hai individuatu una routine specifica. Sì, 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 sì. 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 Sebastian, come insegnante, Sebastian come insegnante, tu che tipo sei in lezione?
buono? Insegno bene? Penso. Penso di sì. Non vedo la costruzione delle lezioni di tango di maniera radial. Non vedo la costruzione di tango nella maniera in cui io mi metto davanti alla gente e comincio a dire alla gente quello che è tango, quello che no, perché non me lo credo neanche io, non so quello che è tango. Oggi una cosa, domani per me un'altra. Allora, per me la costruzione di una lezione è molto più socratica. Vedo come va la gente, cerco di aiutarli e chiedo domande, no? Come vi piacerebbe fare questo? Come vi piacerebbe farlo? Come ti stai sentendo? Io lo vedo di questa maniera, perché è molto importante, credo, in qualsiasi tipo di arte, che l'allievo soltanto va facendo dei piccoli passi davanti, guadagni in autostima. L'autostima sarà sempre attaccata alla immagine del maestro, uguale alla tecnica, uguale a lo cognitivo, sì, perché Sì. il maestro presente è un maestro e il maestro ausente è cognitivo. Devo ricordarmi di quello che mi ha detto il maestro. Ora, che artista educarai così? Ora, l'unica maniera di educare un artista è con il metodo socratico, dire bene, cosa senti adesso? Come ti sta venendo il movimento? Come posso accompagnarti, aiutarti? Dai, fallo tu da solo. Ora, questi tipi di cose creano l'autostima e l'autostima permette ai nostri allievi di sentirsi al suo agio quando stanno creando. Quando stanno creando. Sì. Si parla molto della improvvisazione nel tango, no? Tu ritieni che l'improvvisazione sia una cosa naturale? Nel tango? Sì. Prima definiamo improvvisazione, no? Si deve essere qualcosa bella da vedersi e è un fatto artistico, è un po' difficile. È un po' difficile perché dobbiamo capire che ci sono diversi tipi di dialoghi che stanno succedendo nel momento in cui una coppia balla, no? Ci sono il dialogo fisico, che capiamo tutti, fisico. Abbiamo il dialogo teorico, dopo c'è il dialogo simbolico, no? Il dialogo simbolico è molto importante, no? Il dialogo simbolico è una cosa che non si spiega con le parole, ma che si sente, no? La maniera in cui lei ti ha guardato prima di fare l'occhio. Hai sentito che ha avvicinato il naso qui? E questo è una simbologia che ti porta a uno stato d'anima diverso, no? Se ti tiene con la mano più aperta dietro da te, la stai sentendo già o ti sta lasciando, no? Allora, invece di fare il occhio dal petto alle anche, ti lo fa solo con le anche, è già teorico. Ma tu potevi percepirlo simbolicamente e dire, ho sentito solo le sue anche. Allora è molto complesso nel momento in cui dico, bene, sono stati spontanei, perché nel momento in cui sono spontanei, improvvisando, anche noi, professionisti, improvvisando, io devo essere in capacità di giudicare la totalità dei dialoghi, no? No? Tutti i diversi dialoghi che esistono dentro della coppia, e la sua sincerità e il percorso del dialogo, no? Se lui la sente a lei, lei lo sente a lui. Guarda, a volte questo non è possibile neanche con i professionisti. Neanche con i professionisti che la gente applaudisce molto, Io come artista vedo e dico, questa hanno fatto cagare dall'inizio alla fine. E la gente non si rende conto. E non si rende conto a volte quando noi facciamo cagare. Allora, lì è abbastanza profondo il tema. Sì, dal punto di vista del piano sociale la gente improvvisa? Sì, perché loro soddisfaggono le loro necessità, no? Loro hanno necessità di cosa? Di creare un ballo che sia comodo, che sia ameno, intrattenuto per l'altro, che non disturbi all'altro e che sia più o meno accompagnato per la musica. Allora sì, improvvisano, perché non hanno praticato per fare quello. Allora sì, improvvisano. Allora sì, l'improvvisazione è diventato un atto artistico, un'altra cosa. Ti faccio un paragone. Io le do un pianoforte alla nostra Matilde e le dico, Matilde improvvisa. Matilde improvviserà. La questione, ha fatto un brano di questo? Ha avuto una struttura, una relazione ulteriore con l'arte?
Non lo so. Difficile a dirlo. Senti, tu che hai studiato musica te, Sì. che Canto, formazione hai? Hai fatto? Hai studiato canto? Ma canto, stai canto. studiando ancora, mi avevi detto? Sì, 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 sto studiando adesso, sto cercando di fare vocalizzo, di creare le mie proprie esercizi per sviluppare dei certi punti deboli che ce l'ho nel Sì, vocalizzo. grande. Senti, ti passo una domanda di Johnny Certo. Agüero. Sì, l'ha chiesto da che- tanto, Johnny, lo stiamo Sì, facendo sì, 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 aspettare. sì. Sì, lui dice che deve tenere un bailarín completo. Cosa deve avere un ballerino completo? Una testa, un torace, due gambe, due braccia. Un ballerino. Un ballerino non ha bisogno di altra cosa. Un ballerino. Un artista è un'altra cosa. Ma io capisco la domanda che sta facendo lui, la capisco, la interpreto, ma io devo rispondere quello che ha chiesto. Allora io rispondo quello. Ha bisogno, un ballerino ha bisogno di solo questo. Ma tu Ma sei sì, sicuro che hai capito il concetto che lui ti dici? sì, capito quello che... Sì, non sono d'accordo formalmente come l'ha scritto, perché io penso che un ballerino è un essere molto più fisico dentro del rubro dell'arte in generale, no? Ma un tipo che vuole fare dalla danza qualcosa di trascendentale deve avere di inquietudini trascendentali. Tu non puoi pensarti un artista trascendental quando l'unica tua preoccupazione è prenderti un Fernet Milonga. È semplice. Allora, se tu vuoi diventare trascendentale, devi avere delle questioni trascendentali che ti passano per la testa e per il cuore. E questo ha bisogno di molta cultura, no? Soprattutto di parlare con la gente, di ascoltare, di chiedere alla gente, no? Cosa stai sentendo tu? Cosa ti muove ogni giorno per fare questo che faccio anch'io? No? Perché Javier balla? L'altra volta una cosa che ho ascoltato di Javier, non mi ricordo da dove, mi Sì, sembra che è stata una lezione, che lo ha detto, me lo hanno raccontato, una cosa bellissima. Lui ha chiesto alla gente, eh, prima di abbracciarvi, di prendervi in braccio, pensate in quello che significa il tango nella vostra vita, quello che il tango vi ha già dato, perché voi siete in debito con il tango. Allora, prima di cominciare a ballare, chiedetevi quello che vi ha dato già il tango. Amici, amore, empatia, solidarietà, adattazione, eccetera, eccetera. Prima di cominciarlo a ballare, per me è un esercizio di psicoterapia, sì? sì, Applicata al ballo. È formidabile, è geniale. E questo zio lì, anche Javier, il maestro Javier Rodriguez, anche se non è un Baryshnikov, perché non cerca di esserlo, sì, non cerca di esserlo, è un tipo che sarà trascendentale per la storia del tango argentino come movimento popolare. Un tipo che passerà 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, la gente si ricorderà di quella lezione. Allora la domanda qui è, abbiamo voglia di diventare trascendentale o stiamo solamente ballando? a questo collego, prima che dici Arianna, cosa dovrebbe pensare un ballerino di tango riguardo a quello che dicevi poco fa, al discorso che mancava testa ai ballerini? Cosa devono pensare? Io parlo soprattutto capiamo questo, no? Sto parlando del genere popolare, sì, del genere popolare. Dentro di questo, del genere popolare abbiamo, no, il pubblico, no? Abbiamo gli organizzatori, abbiamo i produttori, abbiamo gli organizzatori di Milonga, che non sono organizzatori di festival e non sono produttori di spettacolo, Mm. organizzatori di Milonga, abbiamo i DJs, abbiamo questo e abbiamo sopra alla fine abbiamo i ballerini, no? O i musicisti che marcano una tendenza. Sì? Sì. Allora, ci piace o non ci piace, questa è un'organizzazione piramidale. Piace o non piace. Perché? Perché è stato sempre così, perché è un movimento popolare. Allora è così. E non è che siamo ognuno per il suo conto, sì?
Perché sennò il tango dovrebbe essere un'arte contemporaneo, senza senso. Io lo faccio così, lo sento così, lo chiamo tango. Ma va bene, io lo faccio completamente diverso, io ballo sulle mani e tu balli sui piedi. Ah, bene, è bello il tuo tango. Ora, è un'attività artistica di convenzione. Sì, allora tutti dobbiamo essere d'accordo che si balla in coppia, si balla in milonga, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, io mi riferisco, quando parlo dei ballerini di tango, che da volte non riempiscono la testa con cose interessanti, parlo di i ballerini no di milonga, no i nostri lievi, sì? Che ti dico, sono delle persone, nella sua maggioranza, molto culte, i nostri lievi. Io parlo di promotori culturali, parlo di promotori, dei miei colleghi parlo, sì? Cosa dovrebbero avere nella testa, no? Io penso che la cosa più bella sarebbe di pensarci sempre, pensarci che c'è stato un zio come Juan Carlos Copes che non ha ancora una pensione universale. Si capisce questo? Sì. Un zio che ha studiato teatro, canto, baile, ha creato il nostro rubro di danza, di tango sul palcoscenico, lo ha creato e vive in condizione terribile. Ora mettete questo nella testa e credo che questo è un buon stimolo ogni mattina per svegliarti e imparare qualcosa di nuovo. Ora, per me è soprattutto questo, svegliarmi e dire, bene, oggi ho imparato, oggi ho aperto una nuova maniera di lavorarci per i miei colleghi, ho aperto una nuova idea di pensare, ho apportato qualcosa a questo mondo e non solo preso. E quando parlo di prendere, prendo un applauso, prendo una congratulazione, prendo i soldi, non solo prendere, ma dare qualcosa. Ok, Sebastian, prendo una domanda qua da Flavio Spotto. Flavio dici, se ci dovesse essere una nuova rivoluzione del tango, dopo quella degli anni 70-80, pensi che avverrà attraverso il ballo o la musica? Volevo fare poi una considerazione, è veramente assurdo non vederti nelle giurie dei mondiali. Adesso separiamo le due cose. Prendiamo Sì, la sì, prima sì. domanda. Sì. Sulla rivoluzione che lui ritiene si dovesse arrivare. Diciamo che la rivoluzione degli anni 2000 è stata abbastanza importante, no? Che è una rivoluzione esistente, che dobbiamo prendere cura di questo e capirla, perché fino agli anni 80, no? Tanto la danza come la musica del tango argentino non erano state globalizzate. I fattori che hanno permesso di globalizzare il tango argentino e che ci sia il boom sono molto chiari: è l'ingresso all'era digitale e l'internet. Sì? È semplice. E lo scambio di informazione, soprattutto visuale, perché tantissima gente, per me è molto divertente ascoltare che la gente pensa che hanno scoperto il ballo in internet da oggi. Ragazzi, da 15 anni che state guardando i video su YouTube e imparando da lì. Che non volevate riconoscerlo è un'altra cosa. Che avevate vergogna di dire io guardo i video di questo qui, imparo e gli rubo qualcosa o le copio qualcosa, è un'altra cosa. Ma questo è stato già da 15 anni, una volta, e questo che ha portato tantissima progressione allo sviluppo tecnico del ballo negli ultimi 15 anni. E il secondo, lo tecnologico, soprattutto la facilitazione del lavoro dei DJ. Parlo dei DJ di nightclub, non parlo di DJ di tango, no? Di TD, no? Di tango DJ, no. Parlo di DJ di Ibiza, di Buddha Bar, sì? Ora, quando il lavoro del mixing, looping, ha cominciato a essere molto più accessibile, soprattutto a livello all'algoritmo del cambio di tonalità o di tempo dentro di un brano. Loro hanno cominciato a fare i mixing con la musica world, che era molto difficile a pensarcela prima. Non è che è stato solamente un movimento di Gotham Project. No. Ci sono stati Orishas, c'è stato tantissime altre cose, non solamente Gotham Project, sì? Allora, questa evoluzione tanto tecnologica come cibernetica ha permesso globalizzare la musica del tango di un'altra maniera. È accompagnato
la danza. Se ci sarà un'altra, si sta vivendo adesso questa rivoluzione, si sta vivendo adesso. C'è una nuova rivoluzione, la rivoluzione della unità, attraverso il ballo e attraverso la musica. Oggi si sta parlando in Argentina dei nuovi sindicati, del sindacato federale dei ballerini, sì? Di cui Sì, sto facendo parte, del sindacato federale della danza. Un sindacato che permetta di collegare dentro di sé tutte le danze dell'Argentina. Il tango, tutti i lavoranti del tango, quelli che organizzano Milonga, quelli che insegnano, quelli che sono sul palcoscenico, i ballerini di danza classica, di jazz, perché non esiste una federazione, non esiste un sindacato federale di ballo. aspetta. Allora si sta organizzando questo e questo sarà sicuramente una rivoluzione. Noi con Ejes Tango abbiamo cercato di fare lo stesso con le scuole già da 3 anni, no, da 4 anni. Allora c'è il movimento che sta promuovendo adesso 50 scuole, sta promuovendo molto interessante Barbara Cicero. Sì, C'è quello che sta proponendo Barbara Marconi in Roma. Ci sono dei movimenti simili in Argentina e adesso in altre parti d'Europa, non solo in Italia, voglio dire. Allora, credo che questo è già una rivoluzione dal punto di vista di ballo. Artistica, in questi momenti di crisi non posso dirtelo. No, tutto è molto così, non so. Ma questa è una rivoluzione, la unificazione è una rivoluzione. Ah. Sì. Lui dice, è veramente assurdo non vederti nella giuria del mondiale. No, non è assurdo. Non è assurdo. Ho parlato molto male dell'organizzazione del mondiale. Guarda, non è assurdo, è logico. Ah, Le cose sono logiche o assurde. Questo è logico. Ho parlato contro l'organizzazione perché mi sembra che potevano migliorare. Loro non piace sentire questo, che possono migliorare. Allora hanno scelto di non contare su di me. Va bene, penso che, guarda, ognuno ha il suo diritto, come io ho il mio diritto di parlare, loro hanno il diritto di dire, va bene, hai parlato, non mi piace come parli, ciao. Bene, è una certo, relazione certo. lavorale, allora Sì, culturalmente c'era. continuo a fare il mio lavoro culturalmente, allora non è che... Sì, c'era l'altro giorno, c'era Oneken che anche aveva un'idea molto simile sul discorso del mondiale. Sì, aveva argomentato simile quello che tu stai dicendo. E senti, io ho una curiosità. Mhm. Ehm, Premesso che io ritengo che i russi siano di indole atleti formidabili, i ballerini formidabili, quello non è una mia opinione, è un fatto. Però c'è questa cosa che, per quello che io ho studiato, c'è stato un sviluppo del tango molto forte in Russia, ma credo che sia combaciato al tuo arrivo o all'arrivo di alcuni maestri lì in Russia. Mi potresti parlare di questo? Lungo il tema. Lungo il tema perché infatti il tema, prendo prima il primo che hai detto, no? Il primo statement che hai fatto, che Sì. i russi sono bravissimi a livello corporale nella danza. Questo è relativamente vero, perché fino alla metà degli anni 80 Sì, stavano bastante indietro, erano gli italiani ad andare davanti a livello di sì, danza sportiva. Allora c'è stato un zio, no? Stanislav Popov, che ha cominciato a creare una catena di organizzazione di campionati organizzate mm, bene. E ha cercato gli sponsor e li ha trovato dei sponsor come loro hanno di sponsor, per esempio, come Rolex, sì, Mercedes-Benz, Land Rover. Questi sono le sponsor del campionato del Cremlino che sì, organizza anche Stanislav Popov. mm, E lui anche ha sviluppato il sistema Pro Amateur.
il sistema pro amateur, le donne ballano pagando i ragazzi. Sì. Sì, la competizione è per le donne ricche o per gli uomini ricchi. Ora, questo ovviamente influenza direttamente l'attività commerciale del ballerino. Ora, altro che la competizione, diciamo, sportiva, c'è la competizione economica, perché se io divento campione, io vendo le mie lezioni al doppio o al terzo, o 3 volte più care che la lezione di qualsiasi altro ballerino. Per farvi capire, oggi, i ragazzi che hanno vinto il campionato del mondo chiedono più dei soldi di quello che chiedo io in una lezione. E se lo pagano. E hanno tutta la giornata bloccata di lezioni con queste signore. Ora, questa è una realtà che non esiste in Italia, non esiste in altri paesi, esiste solamente in Giappone. Ora, questo è importante capirlo, perché? Perché uno non deve giudicare solo la questione di quanto un artista balla, ma soprattutto perché balla. Perché si sta ballando per i soldi e l'altro sta ballando con la pancia che fa rumore, io valuto di più l'altro. E è questo che io chiedo a tutti gli organizzatori. Senti, scusa perché io non sono stato molto chiaro quando mi riferivo al discorso che i ballerini russi sono noti, io mi riferivo alla storia della danza classica, perché non ho molta cultura sui Sì. balli. Quelli che ballano classico non ballano tango. Certo, però è un fatto che, cioè, diciamo che dopo che Caterina se n'è andata lì a Parigi, gli è nato il balletto di Parigi, dopo dopo un po' di anni, e San Pietro a San Pietroburgo ha creato un imperio di ballerini che oggi, però io pensavo alla danza classica, non ai ballerini Non sportivi. è molto collegata. Generalmente le persone che iniziano, capisco adesso, sì, era quella la direzione. Generalmente le persone che si dedicano la sua vita, o una parte, perché cominciano molto giovani le ragazze a fare il classico, dedicano la vita al classico, generalmente non si passano all'arte popolare. Certo, sono due strade, Non sono due si strade passano. E lo vedono differenti. male anche, lo vedono come una cosa che generalmente no. Sì. E I- se c'è un'influenza da parte mia, me l'hai chiesto anche, no? Questa è la fine della domanda. Io penso che direttamente non tanto, ma indirettamente sì. Indirettamente sì, perché come io sto parlando con te adesso, io mi metto a parlare quando vado a visitare una milonga, che non è che vado tanto in milonga. Me prendo una bottiglia di whisky, comincio a parlare con i ragazzi più giovani e parlo della stessa maniera. mm, Allora, penso che non tanto direttamente, no, ma soprattutto indirettamente. Anche se anche se ce l'ho nel mio capital 6 campioni, sì. creati da me. Allora, ma non è tanto quello, non è tanto il ballo, penso che è una questione della vision. Per dirti, i ragazzi russi non hanno nessun tipo di complesso di imparare con te, con questo, 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 tutto, e integrare tutto in un solo tipo di ballo. E non farsi domande, non dirsi, no? Ah sì, ma Javier mi ha detto, no. Javier mi ha detto questo, io ho preso questo di Javier e Sebastián mi ha detto questo, lo prendo. Non è che sono troppo attaccati al fatto che devo fare come mi ha detto il maestro, no? Mm. E questo sta bene, questo lo vedo bene io, non lo vedo male. E certo, Questo lo vedo bene. assolutamente Sì, sì. immagazzinano tutte le informazioni e dopo fanno di loro quello che ritengono Sì, più pertinente. sì. Effettivamente. Ehm, Senti, Ci sono altre domande? sì, ci sono tante domande. Allora, c'è Erika Naira che dissi, en una palabra, ¿qué es el tango para Sebastián? A ver, cioè, en una palabra, País. País. Il potresti, tango per argo- me è un país. potresti argomentare il E país, la svilupparlo? domanda? E Sì? svilupparlo. E per me, soprattutto il tango come, in questo momento, il tango per me è
è sempre stato così, è la rappresentazione di un paese, di un sentir nazionale, no? Che magari ha un potenziale di globalizzazione, ma comunque per il momento resta l'espressione di un archetipo di essere umano, no? Del sentire dell'argentino. Perché dico che fino a questo momento è così? Perché l'argomentazione, diciamo, esistenziale del tango argentino è ancora formulata solo per gli argentini. Chiaro questo, no? Che io non ho ascoltato gli italiani che si sono lasciati, che sono un po' in depressione, e sedersi per scrivere i tanghi o fare di composizione, ancora siamo molto lontano di questo. Non c'è l'iniziativa di esprimersi attraverso del linguaggio molto specifico del tango argentino. Sì, diciamo che ogni popolo ha il suo canale per esprimere le sue sensazioni, gli è difficile fare il salto per esprimerlo di un altro modo, no? Esatto, soprattutto a alti livelli artistici. E l'Argentina comunque rimane in quel senso la proprietaria del tango argentino. Non so per quanto tempo, magari gli italiani cominciano poco a poco a comporre i tanghi, no? Magari ci sarà come è stato lo sviluppo del jazz in Francia, no? A Parigi, magari sì. ci sarà lo sviluppo del tango in Italia, parlo artisticamente profondamente, con la sua tematica. Per il momento rimane un'espressione dell'Argentina. Allora per me è una questione di paese, una questione di nazionalità, no? Il tango. Quello, soprattutto quello. Preferisci che sia stato che continui così o che ci siano tante altre popolazioni che facciano del tango un modo di esprimersi e non solo ballato? Sarebbe più interessanti. Adesso ho fatto insieme a Tomás Carnelli, abbiamo fatto un'adattazione di un brano di Vladimir Vysotsky che si chiama Fumo. Che lo condivideremo la fine della settimana prossima. Fumo. È un brano che non è un tango, ma ha una coloratura di tango, soprattutto nella sua poetica, no? Comincia con questa frase: el humo rodó en el espejo y dejó las figuras de oscuras parejas, que bailan en una rueda sin fin. Già, l'inizio. Cioè, Sì. l'inizio molto tanghero. Lo abbiamo fatto tango, sì? Allora, sono delle parole che hanno tantissimo di tango. La testura del brano, con un grave sempre molto presente, chitarra, per noi è stato molto tanghero. Abbiamo detto, bene, facciamo un'adattazione a un tango elettronico. Questo tipo di lavoro, scusami, pensalo un attimo, non poteva farlo un russo che conosce più o meno il tango? Sì, perché non lo fanno? Perché non lo fanno? Allora, è qui la domanda. Io penso che i nostri artisti ancora europei non stanno passando per questo processo. E te lo dico a te come musicista, no? Questo è un bel momento per cominciare a farlo. Questo adesso, un bel momento per vedere come gli artisti della globalizzazione, gli italiani, cubani, spagnoli, tedeschi, cominciano a prendere il tango come messo espressivo, perché siamo in un momento di fertilità creativa, perché siamo solo con noi stessi, a casa. Sì, sì, sai che è molto interessante, una cosa che io sempre mi sono chiesto tantissimo, cioè ci sono tanti generi che hanno proliferato in diverse parti, invece il tango fa un po' più di fatica. Sì, adesso hai parlato del jazz, sì, possiamo parlare del rock, possiamo parlare di tanti altri. E a quel punto sì, non ci sono solo delle orchestre inglesi o americane che fanno rock, sono in tanti anche in Argentina. Sì. Si succedesse, si accadrebbe lo stesso con il tango, sarebbe bellissimo perché avremmo tanti colori da cogliere. Sì, la sola differenza del tango argentino con il jazz è che il tango argentino non è stato iniziato negli Stati Uniti. Ora non porta dietro da sé la propaganda del cinema. E questo è stato il grande svantaggio, perché il tango non ha di meno che il jazz, il tango.
Allora, la questione qui è la propaganda. Quando parlo di propaganda non parlo della propaganda su un TV, parlo della propaganda, no? Sì, 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 sì. Della forza dell'industria cinematografica, che ovviamente spinge sempre ai suoi artisti, agli artisti nazionali, no? Tanto direttori come attori, come musicisti, come compositori, registi, tutti devono essere americani, no? Allora, Sì, sì, effettivamente la propaganda, infatti una delle cose che ha fatto che la salsa sia stato uno dei balli più popolari è stato che dopo che è arrivato lì negli Stati Uniti, loro le hanno messo tutto il soldi che avevano e quelli che non sì. avevano e allora tutti lo hanno ballato. Per E, definirla, ma guarda quanto l'hanno fatto bene, per definirla alla venta dentro di un subgruppo, perché mm, non è che ti mettono salsa in tutti i film, non è mm, che c'è sì, sì, Scarlett Johansson e c'è dietro una salsa, per un mm, subgruppo, il gruppo latino. sì, Gli americani sono bravi a creare dentro l'industria subindustrie, come mm. magari saprai che ci sono i film destinati al pubblico nero. Certo, è C'è una il film... targerizzazione Sì, delle nicchie, sì, 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 esatto, sì, sì. sì, sì. Sì, sì, sì. Senti, c'è Jonathan Agüero che mi quiere matar porque no le pongo la pregunta. Ciao Johnny, aspetta, Johnny, te aspetta, quiero mucho. otra para Seba. Hace 10, lo digo en italiano, Seba. Altra domanda per Sebastiano. Da 10-15 anni indietro, Sì. 10-15 anni fa, più o meno, può essere che applauda, ma è possibile che le persone battano le mani più su una improvvisazione nella milonga che in una coreografia. È così perché hoy es opposto, perché oggi è Oggi, il perché oggi è contrario. diverso, sì. Sì. E perché oggi c'è più di gente, allora ci sono più di ignoranti del ballo. Mm. Prima di tutto, prima di tutto. E secondo perché questo è importante dirlo, questo è anche importante dirlo, darle il credito ai ballerini del tango scenario. Hanno migliorato moltissimo. E l'evoluzione tecnica, soprattutto l'evoluzione pedagogica, non ha lasciato i ballerini del palcoscenico marginati, no, 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 li ha integrato. Nella nostra epoca, se un ballerino di tango scenario veniva alla lezione di un maestro milonghero, il maestro milonghero lo buttava fuori perché sapeva che questo qui veniva per imparare e per fare i soldi. E il maestro di tango vedeva il tango come una cosa trascendentale. Perché? Mm. Perché era tradizione, no? Allora, oggi non è così. Oggi viene un ballerino di tango scenario, ti paga la lezione e tu devi insegnarli. Certo. È semplice. Mm. Allora c'è stato velocissimo. No, guardate solamente questo con tutto il rispetto che mi merita perché mi piace moltissimo, un sacco, mi piace come balla Fernando Gracia. Ma guardate come ballava Fernando Gracia al momento in cui è diventato campione del mondo e oggi. È un altro tipo. Ma non ti dico è un altro tipo solo dal punto di vista del stile, della quantità di informazione che ha digerito come ballerino. Mm. Allora, ci sono due momenti paralleli qui. La quantità di gente che magari, ovviamente c'è un 70% di gente che non capisce ancora la introspezione dell'espressione del tango, no? Non la Mm. capisce? Capisce solo il firework, no? I Mm. fuochi d'artificio. C'è una maggioranza di persone che fanno del tango solo una moda per il momento e pochi specialisti. 15 anni fa eravamo nella Milonga ad Udine eravamo 6 coppie 15 anni fa. Oggi magari sono centi e centi di coppie. Allora, il pubblico era molto più introspetto 15-20 anni fa perché eravamo pochi. Allora si parlava molto di più di tango e della introspezione del tango, quello che ti dava il tango. Oggi è una cosa molto più dinamica e visuale. Ma attenzione, anche i ragazzi che ballano tango scenario oggi lo fanno molto meglio che 20 anni fa. Molto. Anche io, applaudisco, anch'io. Mm. Anch'io. Mm. Bene, io questo non lo potrò fare mai. Ho bisogno di 3 altre vite per farlo.
Senti Fabio, Ciche, ciao Fabio, dici Sebastiano, cosa non hai fatto ancora nella vita che desideri tanto? Che non ho ancora fatto nella questa vita, Sì, è svegliarmi domani e desiderare di fare qualcosa di nuovo. Ancora non l'ho fatto e lo desidero tantissimo. sì, Ma io sempre faccio quello che desidero. ok. No, io faccio della mia vita, Fabio, caro, ciao. Io ci provo di fare nella mia vita tutto quello che mi viene all'anima. No, ho fatto un post per i miei 40 anni, e è stato i miei 40 anni due giorni fa, ragazzi. Auguri, eh? Grazie, 2 giorni fa. Allora, una cosa, io non mi sono mai pentito di nulla di quello che ho fatto, perché ho sempre fatto quello che volevo fare, grazie al fatto che ho sempre una idea chiara di quello che voglio fare con il mio arte. Posso dirmi che certe volte ho fatto de cose non troppo belle nella mia vita privata, Mm, perché avevo un'idea molto chiara di quello che volevo fare col mio arte, no? Lasciare mm, indietro una città dopo di aver lavorato per 7 anni in costruire qualcosa, e lasciare dietro una relazione, casa, amici, lasciare tutto, no? E abbandonarmi in una nuova città, Russia per esempio, dove non ce l'ho nulla, nulla. mm. Amici, lavoro, casa, nulla. Strano, eh? Ha Strano, voglia. strano. Ma come mai te sei andato a Russia? Diversi motivi. Il primo, le donne. E il secondo, ehm, è stato la questione di l'impatto che ha avuto su di me Russia. Io, ragazzi, non avevo mai visto tanta neve nella mia vita e così freddo. E come vi dicevo, io penso che un tipo che si vale dei suoi principi nella vita deve cercare a diventare meglio ogni giorno, ma non meglio per far rivedere agli altri, ma meglio per sentirsi lui fiero di quello che sta facendo, non per diventare icono o eroe di nessuno, sì? Mm, Io non sono un eroe, io solamente sono più libero che molti di voi. Non ho un superpotere, non ho, non ho un superpotere, sì? Io ce l'ho solamente la mia sincerità e il mio arte, nudo, freddo, affamato, niente d'altro. Allora, per me un tipo che conosce le sue debolezze e cerca di sovrapporsi a questo è un tipo che diventa il suo eroe. A quel momento Parigi mi stava trattando abbastanza male, non avevamo molto lavoro, aveva costruito una scuola, ma non c'era qualcosa che non funzionava. Mi sentivo molto male a Parigi. Avevo tutto, tutto avevo. mm. E, e non, sai cosa non trovavo, Julio? Non trovavo la forza per continuare a battermi con me stesso e neanche per sistemare la mia testa e dirmi bene come continuo in questa città. Non avevo lo stimolo. Allora ho cominciato a sentirmi vergognato di me stesso, di non avere la forza per sovrappormi a me stesso, ai miei sbagli, alla mia maniera di vedere la vita. Arrivo qui e dico, merda, qui senza le pale non posso andare neanche al supermercato, perché fa un freddo. Io vedevo i bimbi, no? Che andavano in scuola, scivolavano cadendo di culo sulla neve, si mettevano in piedi e continuavano verso la scuola. Tranquilli. E io dico, è questo che mi manca a me. È questo che mi manca. Dopo vedevo come io lo dicevo ai russi, no? Pratica questo. E non era come i francesi, che io dicevo, pratica questo, e dicevano, ma perché? Sì? Non era come gli italiani che tu dici, pratica questo, cominciano a praticare fra 5 minuti, dopo cominciano a parlare, prendono un caffè, parlano fra loro. No, questi tu dicevi, pratica questo. Tu andavi in bagno, ritornavi, prendevi un caffè, andavi a fumare, ritornavi, loro continuavano a praticare. Allora io mi ho detto, io devo imparare di questa società. E senza nulla, senza i soldi, senza lavoro qui, sono venuto qui. Mi ho preso un affitto alla giornata, mi ho trovato una fidanzata, ho cominciato a vivere qui. Da già 12 anni. Grande.
Ti passo una domanda del mitico Aten. Ciao Aten, come stai? Oh, Hatem, Dici, si può fare un'unica organizzazione internazionale per il tango come una federazione per regolare il caos che succede, che sporca il tango? ehm, oggi lo parlavo con te, no? La carriera di ballerino è una cosa, la carriera di maestro de tango è un'altra cosa e la carriera Certo. d'artista è un'altra cosa. Tu non puoi mischiarle, sì? Non puoi mischiarle. E lo stesso succede con la carriera commerciale o la carriera politica. Tu non puoi mischiarle. Non puoi. Sono due cose diverse, rispettano dei diversi principi e diversi sensi di morale, soprattutto. Se qualcuno ti caga facendo business è un bravo businessman, se qualcuno ti caga facendo politica è un figlio di puttana, sono cose diverse. Allora, creare un'organizzazione mondiale del tango argentino, va bene, un'organizzazione di cosa? Di organizzatori di eventi? Questi sono commercialisti, non sono direttori di scuola, non sono promotori culturali. Ora, se tu mi metti un tipo che dalla sua tasca sta pagando ogni mese e l'affitto e si preoccupa per pagare la SIAE e ce l'ha di maestri che deve pagare, invita regolarmente i maestri di tango argentino, non prende vacanze, quando perde i suoi soldi, allora queste qui fa un lavoro di promozione culturale. Queste persone si possono organizzare di maniera politica. Ora, quando io ce l'ho un tipo che non a scuola, che quando sa che viene un argentino in giro, lo invita, affitta una sala a 20 euro l'ora, lavora contro delle scuole che sono nella regione Mm. e prende i loro allievi per farsi un po' di soldi o un po' di fama, perché a volte perdono i soldi ma si fanno la fama. Allora questi qui non li puoi unificare perché non hanno nessun senso sociale. Consapevolezza sociale zero. C'è solo ego o denaro. Allora, tu mi parli, Hatem, di organizzazione internazionale. Prima di tutto definire che tipo di organizzazione. Io penso che siamo più vicini a creare un'organizzazione delle scuole fisiche piuttosto che un'organizzazione commerciale. Perché fino adesso, diciamo, gli organizzatori di eventi occasionali, festival, seminari, organizzano soprattutto per ego, perché soprattutto perdono i soldi, non è che si comprano 2, 3 proprietà dopo di fare un festival. Ora, di che business stiamo parlando? Quando parliamo di organizzare un business, stiamo parlando di gente che sta guadagnando milioni di euro, allora hanno un interesse comune proteggere il loro capitale. Ma quando capitale per proteggere non c'è, cosa c'è? C'è il patrimonio culturale. Allora le scuole fisiche. Questo si può unificare. Universalmente? Non lo so, difficile. Difficile. Molto difficile. Aggiungo una domanda di Roberta Ricci che dice: intervento davvero profondo e istruttivo. La differenza tra arte, estetica ed improvvisazione, sensazione e intenzione, popolare e universale. Ma lei con che tipo di ballerina preferirebbe ballare? L'artista o colui che sa trasmettere connessione? C'è modo di unire le due cose? Ehm, diciamo che al momento in cui, bella la domanda, Roberta, un po' abbastanza complessa perché No, ma troppo. guarda, Roberta, io posso parlare in prima persona del mio arte, prima di tutto perché sono come si dice, il emissor del mio arte, il mio emissor, ma sono il primo recettore del mio arte. Allora, e questo è molto importante, no? Io so quello che sto cercando a dire attraverso la mia arte e comunque sono il primo a rendermi conto se lo sto facendo o no. Sì? Allora non posso raccontarmi bugie a me stesso. Se sto facendo cagata e lo so. Mi sto raccontando un tango che non è mio, non mi sto identificando con quello che sto facendo. Allora io posso parlare del mio arte in prima persona e con molta autorità perché è il mio arte, perché sono ancora l'artista e sono il primo a rendermi conto di quello che sto facendo.
Con le altri è diverso perché io sono solo un recettore di quello che loro proiettano, si capisci? Allora ci sono, credo, tantissime ballerine interessanti che hanno, la più parte hanno una mischia, le donne sono molto più universali e tanghere, no? E questa è una cosa che è bella nella danza, no? Le donne sono sempre collegate, no? La donna è molto più collegata all'arte in genere, no? All'estetica, ai colori, ai sapori, a odori, ho detto già? Sì, all'odori, alle sensazioni, alle testure. La donna è molto più sensibile che l'uomo. Allora, credo che in gran parte tutte le donne hanno un po' di un amore universale per l'arte e un amore specifico alla tanguedad, no? Al mettere la faccia, al tacco, al ritmo, ad Arienzo, ma anche, no, un senso estetico. Con chi mi piace ballare di più? A me sempre mi piacerà di più ballare con... Mi piacerà, scusatemi, allenarmi di più con un artista universale, sempre. Con la tanghera Manoio, allenando, no? Perché a me piace questo, a me piace di più la preparazione prima di una performance che la performance. La performance si passa così, a me piace il percorso alla performance, no? Quello che sto facendo con te, per esempio, questo che sto facendo con te, Julio, adesso, è lo stesso che faccio con le mie partner. Puoi chiederlo a Mariana, puoi chiederlo a Cecilia Vicenzo, le puoi chiedere a Leonora Calganova, a Esmier, a qualsiasi delle mie partner, Antonella Terrazas, a Noelia Barsi. A me piace sedermi a parlare di arte. Se io non posso sedermi a parlare di arte, non ti ballo. Non mi esce ballare. Non mi esce, mi rimane qualcosa. È un po' come, diciamo, le persone che piace fare il sesso e dopo fumare una sigaretta e ti dicono no, ma non fumare in casa mia. Tutto quello che è stato prima già... sì, o le donne chi piace parlare, no, dopo il sesso. Parliamo un po', non mi piace a me parlare, per la donna è un minus. Per me il minus me la abbassa lo stimolo il fatto di parlare d'arte o non parlare d'arte. Senti, Sebastian, tu di cosa... Prima mi avevi detto che non avresti cambiato niente di quello che hai fatto nella tua vita. Mi sembra molto, molto interessante perché comunque sei uno che, per quello che stai dicendo, sei uno che intenta sempre migliorarsi. Uh-huh. Si ripeti una stessa esperienza, ti porti dei bagagli che già hai vissuto per riuscire a migliorare questa esperienza? Guarda, questo io lo sento più nel piano personale che nel piano artistico, quello che stai dicendo tu. Sì. Credo che nel piano personale è molto più difficile a crescere in profondità. Da volte sì, fai gli stessi svagli, nel piano personale ti sto parlando, come uomo, no? Uomo in Sì, sì. relazione con una donna, per esempio, in una relazione, ti rendi conto che ci sono delle cose molto più profonde, no? Che stai fatto non solo di quello che tu pensi, ma di quello che ti è stato detto anche quando eri bimbo. Allora, succede molte volte che ti rendi conto che stai facendo esattamente lo stesso che hai fatto nell'ultima relazione, o esattamente stai non rispondendo alla chiamata del tuo migliore amico e tu sai che non stai rispondendo e non capisci perché non stai rispondendo. Ora, ci sono tantissime cose che uno prende più di tempo a imparare nella vita, almeno a me questo è successo, che con il mio arte, perché il mio arte mi ha permesso di... questa è una relazione molto diretta a come è iniziato il tango per me. Il tango per me è iniziato come un escape della realtà. Allora, per me il mio tango deve essere sempre attrattivo, è una cosa che cresce, diventa più interessante e migliore. E dopo c'è il piccolo bambino, no? Che magari stava guardando questa lezione e si sentiva male perché ancora ascoltava la mamma piangere qui in testa. Ora, questo bimbo, certo che fa tantissimi sbagli, continua a farli e si guarda allo specchio e a volte dice: ma che cazzo stai facendo? Perché lo stai facendo ancora della stessa maniera? No? Questo lo sento nella mia vita più che nell'arte e credo che è abbastanza interessante questo da vederlo, no? Perché credo che io sono più in debito con diventare meglio nella mia vita personale che nella mia vita artistica.
Mm. Ma hai fatto nella tua vita qualche percorso di crescita Terapia, specifico? Terapia. terapia, 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 terapia. Ed a volte continuo a farla. In questi momenti di pandemia ho fatto un paio di sessioni di terapia, no? Parlando giustamente di problemi, no? Quando sei una persona che ha sentito la depressione da vicino, io ero alcolico, a 24 anni ero alcolico. Tu? Sono stato alcolico per 1 anno e mezzo. Ah, E sono uscito grazie all'appoggio del mio intorno e all'appoggio della terapia. Del mio intorno lo ringrazio lì Damian Rosenthal, che è venuto un giorno. Damian Rosenthal, non so se lo sta vedendo questo video adesso, ti ringrazio, sempre ti ringrazio. Lui viene a vedermi perché io non rispondevo al telefono, Mariana chiamava, io non rispondevo. Viene erano più o meno 10 giorni che io non uscivo, non vedevo il sole. Avevo chiuso tutte le finestre, ma chiuso, chiuso, non entrava il sole. Avevo comprato dei bottiglie di rom. Ora io mi svegliavo, prendevo il rom, una bottiglia intera, così, tuc, 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 e dormevo fino all'altro giorno. E l'unica cosa che io mangiavo era Pizza Hut. Allora quando Damiano arriva a casa mia, io le apro la porta e dico: cosa fai qui? Vengono. Lui si era litigato con la sua moglie in quell'epoca, allora voleva venire per vedermi anche per vivere con me perché lo avevano buttato fuori. Allora, è il ballerino di tango? sì, Damian Rosenthal. Allora lui spinge, no, la porta e dice: no, lasciami entrare. Lui entra, io ero molto debole, molto ubriaco, e lui dopo mi racconta che quando è ingresato a casa le ha fatto paura, perché era come in quelle film di horror, no? Tutto sporco e non c'era pavimento a casa mia, c'erano solo le casse di pizza, Caspita. tutto casse di pizza in tutta la casa, i bottiglie. Ora, grazie, lui mi ha fatto una cosa che è stata stupenda. Io sono andato a letto, quando mi sono svegliato, dopo di un bel, credo che, non so se è stato la mattina dopo o un bel paio di ore, lui aveva pulito tutto, aveva chiamato Mariana, allora un angelo, è stato un angelo, Damian. Dove Ha cambiato molto il momento in cui lui ha cominciato a vivere con me, in quel momento. Perché io continuavo a bere, ma lui mi diceva andiamo, andiamo, andiamo. E allora prendevamo le biciclette e andavamo a fare un giro di Parigi, in Milonga. Ora è lui che mi ha spinto a uscire, a parlare con la gente. Era molto depresso io, molto, molto depresso. Caspita, interessante. Senti, io non ti tratterrò per molto più tempo, ma ci sono delle domande qua interessanti che credo che... Sandra, ciao Sandra, osservando una coppia che balla, Sebastian Arce, lo osserva con l'occhio del coreografo, del ballerino o del maestro, oppure riesce a prescindere del suo background artistico. Ehm, Guarda, io non osservo come in Milonga, no? Penso che lei sta parlando da Milonga. Se parliamo della Milonga, io non osservo le coppie né come un ballerino, né come un coreografo, né come un maestro. E a me mi chiama molto l'attrattivo cinematografico delle coppie di Milonga. A me tutte le coppie che mi piacciono in Milonga sono delle coppie che hanno un segno molto distintivo dal punto di vista cinematografico, no? Questo te l'ho detto a te quando ti ho visto la prima volta. Mm, mm, mm. Allora c'è una cosa molto speciale dal potere fotografico di quello che si vede nella massa, no? Perché? Perché nella massa c'è il fenomeno di quelli che cercano di integrarsi al movimento popolare, no? Di vestirsi in una certa maniera, di interagire, sorridere, muoversi, i passi sono solo un risultato di un tutto, di una serie di comportamenti che dentro di una convenzione sociale sono importanti, no? E che non va solo al fatto di dire come faccio il cabeceo, no, come faccio il cabeceo, come parlo, come mi muovo, come penso, come ascolto, si capisco che D'Arienzo è molto popolare, che Canaro, allora ci sono convenzioni che vanno altro di piccole cose o del ballo in se stesso. Allora quando tu vedi una coppia che
esce da questo, no? Da tanti punti di vista, dell'estetico, la maniera di muoversi, di parlare, di sorridere, subito mi viene, no, l'occhio, no? Che è un occhio più di un attrattivo estetico visuale relazionato al cine, alla massa e a una singolarità. Dal punto di vista di un'esibizione, te lo dico direttamente, sono pochi copi che mi piace osservare, poche, te le dico, no? Mi piace osservare Orazio Godoy, mi piace osservare Carlitos con Noelia, mi piace osservare chi altro, Javier, come balla, mi piace osservare, con qualsiasi partner, Javier, mi piace osservare in Milonga Jonathan e Clarissa, molto mi piace la loro energia. Mi piace osservare Naveira, no? Mi piace tantissimo, no? Un tipo che ha una mistica terribile, incredibile la mistica del tipo. E credo che sto arrivando già alla fine. Non è che mi piace, mi piace Facundo e Vanessa, mi piace la costante energetica di Facundo e Vanessa. Stanno ballando come dentro del fuoco, no? Come se fosse una coppia che esce dall'inferno, no? Una cosa che non è reale, non sono eteri, ma allo stesso tempo possono diventare terrenali. È una cosa molto pazzesca il lavoro di corpo che hanno loro e di testura del movimento. Basta, non ci sono tanti. Senti, tu perché pensi, qual è la tua opinione? Spesso noto che, a differenza di questo che stai facendo, tu stai parlando apertamente della tua opinione su altri colleghi tuoi, no? Sì? Perché pensi che alle volte i ballerini fanno fatica a parlare degli altri ballerini? Non lo so. Analizzandolo da fuori è come se io non fosse un elemento in più dentro di questa equazione che stai parlando tu. Penso che è molto relazionato alla relazione di appartenere a un insieme popolare. Allora, per non rischiare a offendere o per non rischiare di offendere tanto al pubblico, che è molto importante in un'arte popolare il pubblico, perché tu rappresenti la voce del popolo in un'arte popolare. Allora, o per non rischiare questo, no? La mancanza di rispetto al pubblico, e per non pagare il rispetto al collega dell'arte popolare. Come io non sono tanto attaccato, non è che mi faccio troppo la testa con l'arte popolare, no? Come mi sento molto lontano di questo, mi piace, no? Condividere un Fernet, mi piace, no? Ma non è la mia vita, non è la mia vita andare in milonga, o non è la mia vita... se qualcuno mi critica la maniera di ballare, non è che mi deprimo, non è che mi deprimo, no? Perché non ho cercato attraverso il mio arte quel tipo di reazione. Oh, hai ballato lindo, non è che il mio... no, hai ballato bello, non è, no. Allora non... Senti, orchestra preferita? Orchestra Pugliese. Pugliese. Pugliese o Pugliese con uno o con un altro cantante? Tutto Pugliese. Pugliese. Mm. Ehm, palcoscenico o milonga? Strada. Ritmo o melodia? Melodia. Abbraccio o impulso? In quel senso impulso? Prende impulso come spinta? Di corpo? Sì. Impulso. Sebastian, senti, io ti ringrazio tanto per questa cosa che hai fatto. Aspetta, qual è l'orchestra che meno ti piace? C'è un'orchestra che meno ti piace? Ehm, mm, no. No, per farlo un punto di conversazione, non tanto. No. Ci sono delle orchestre che non preferisco, ma non al punto di dire non mi piacciono. Ok. Attenzione,
Ciao Mariana. Viaggi con B larga, señora. El autocorrector te está poniendo V corta. Sì. Viaggi. Senti, tu che sei uno che, diciamo fai della strategia un asse importante della tua vita, come si vede Sebastian Arce da qui in 5 anni? A 5 anni? Sì. Molti più di capelli bianchi, perché già stanno uscendo, no? Si vedono tanto. Vedono di qua. Molto più contento, molto più contento, molto più tranquillo. No, vedo che c'è un punto nella mia vita adesso di crescita personale che che ha cambiato la mia vita. Non lo condivido pubblicamente, lo saprete in un certo punto, ma chi ha cambiato molto la mia vita e che mi permetterà di migliorare, non a parlare molto di più con quel piccolo bimbo che ancora non aveva imparato tantissime cose e che la vita adesso le sta dicendo no, dovrei impararle perché sei messo in un altro ruolo adesso. Caspita, buonissimo. Cioè, a prescindere che adesso questo che ti dico è sicuramente più legato a me di quello che stai dicendo, ma io sono contento che sei uno a quello che mi sembra che effettivamente ti guardi dentro e riesci a prendere dei sassi che fanno male e lavorare con quello. Quello è fondamentale. Nessuno si salva da solo o è molto Sì, difficile. no, nessuno, sì, sì. È molto difficile. Sebastiano, io ti ringrazio tantissimo ancora. No, prego. E, Aspetta che hai fatto vedere la domanda di Giansandro. eccolo, Ian Sandro, sì, non l'avevo visto. Aspetta. Ah, sì, 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 l'avevo messo, Hai scusami. messo. Ci- Chiudiamo con questo che mm. è un libro per libro di tango. Perché tutti i libri devono essere di tango? Guarda, Giansandro, se non hai letto ancora un libro che è tradotto in varie lingue, c'è il libro Il Bazar de los Abrazos, molto, molto veloce a leggerlo, molto, molto carino soprattutto, di Sonia Abadi. Mm. Va benissimo, va benissimo. Seba, grazie ancora. No, grazie a te per tutto quello che stai facendo. Credo che questa è una bella iniziativa, soprattutto, sai, ti lascio chiudere, ma in questi No, momenti di pandemia, in questi momenti. mezz'ora con te in più, senza problema. Sì, Cioè, no, ma anche io devo andarmi. E allora, guarda, una cosa che succede di più in questo momento è che se a noi ci dicono domani, che possiamo ritornare alle scuole alle milonga e che non esiste più questa pandemia, che non esiste più questo virus, molto difficoltoso sarà ritomare le attività perché la gente sicuramente ha perso il ritmo di pratica e secondo ha paura. Allora, fare quello che stai facendo tu, di condividere altro che solo il ballo, sì, è quello che ci aiuterà tutti a ritornare di maniera molto più armoniosa alle milonghe, sì? Perché? mm, Perché quello che davvero ci manca è questo, il dialogo con la gente. Allora ti ringrazio per quello che stai facendo e spero che continuerai a farlo e che tutte le interviste saranno così interessanti come l'hai fatto vivere a me adesso, sì? ti ringrazio tantissimo, sei stato Sì. bravissimo hai lasciato tanti punti per riflettere per benino. Sì. Grazie ancora, ragazzi, vi saluto a Grazie a tutti. tutti. Ciao Sebastian, grazie Ciao, mille. ciao, un abbraccio grande. Un Forza, abbraccio. che questo passerà, eh. Dai. Ragazzi, io vi dico che i prossimi appuntamenti che abbiamo prossimo lunedì aspetta che lo metto qua perché il mio italiano ormai, come sapete, è più che drammatico. Metto in colla, vai. Allora, prossimo lunedì abbiamo alle 7 Leonardo Queggio, ok? Il venerdì alle 18 abbiamo Sergio Natario
Che altra cosa da dire? Non vi dico più niente, basta, per oggi ce l'abbiamo fatto. Vi ringrazio a tutti. Ciao Mariana, ciao Dania, ciao Dania, scusami, e ciao a tutti. Vi ringrazio tantissimo. Ciao ciao. Love you.